Bentornati nel forum con un setup un po' nuovo, sperimentale direi, cui stiamo provando a fare i nostri video. Questa recensione è quella di Forbidden Lands, un altro titolo per cui dobbiamo ringraziare la Free League perché ce lo hanno fornito per questa recensione. E la prima volta che mi è stato parlato di Forbidden Lands mi è stato detto fantasy post-apocalittico, quindi mi ci sono buttato a capofitto. Non è esattamente questa cosa, ma ha comunque una premessa molto interessante. Forbidden Lands, sebbene erediti il sistema classico della Free League, lo Year Zero, è strutturato per richiamare quei giochi old school. E lo richiama non solo nel modo effettivamente in cui si giocherà, ma anche nella struttura, diciamo, narrativa e nello stesso manuale. Perché in questa parte, che dovrebbe essere normalmente dedicata nei miei video a presentarvi la descrizione del mondo di Forbidden Lands, devo dire veramente poco, come viene detto veramente poco effettivamente anche nel manuale del giocatore. Semplicemente il mondo di Forbidden Lands si snoda intorno a queste terre chiamate Ravenlands, appunto terre del corvo se lo volete in italiano, che tempo addietro sono state corrotte e conquistate dall'influenza di un mago molto malvagio che ha evocato dei demoni per rafforzare il suo potere, si è rinchiuso nel suo castello con i suoi servitori e ha ricoperto tutti i suoi domini con questa nebbia pericolosa in cui si nascondono esseri orribili. Esce principalmente di notte e quindi queste terre sono state totalmente abbandonate, con i regni vicini che cercavano di impedire l'avanzata di questa nebbia. Ad oggi questa nebbia si è ritirata, non c'è più il suo pericolo e quindi, con il sospetto che il mago malvagio o stia macchinando qualcosa di nuovo o addirittura sia morto, avventurieri con intenzioni più o meno nobili stanno andando a riscoprire tutti i misteri che si racchiudono nei luoghi inesplorati del Ravenland, oppure a cercare di collegare tutte quelle comunità che erano rimaste per via di questo appunto piccolo problema della nebbia, isolate fra di loro. È una trama molto semplice, lo stesso manuale afferma che è adattabile praticamente a qualsiasi tipo di avventura, quindi possiamo seguire la lore, diciamo, che ci è data dallo stesso manuale del giocatore in seguito del manuale del master, oppure ambientare la nostra avventura in un'ambientazione di nostra creazione, oppure bene o male in qualsiasi altra ambientazione fantasy che si preferisce, dato la sua semplicità. Ed è questa la caratteristica che lo ricollega molto fra le altre cose on old school, la semplicità della trama. La trama è un pretesto, sebbene mano a mano diventi sempre più importante per far partire la nostra avventura e le nostre istanze d'avventura, quindi i dungeon, il combattere i mostri, le varie missioni secondarie e poi la quest principale che ci darà mano a mano elementi in più della storia. Vedete, perché la lore di Forbidden Lands non ci verrà data dal manuale, la creeremo noi mano a mano che si va avanti. Ogni missione portata a termine, ogni dungeon terminato, ogni avventura che il nostro party concluderà ci darà dei piccoli elementi, dei frammenti di informazione su quello che è successo nelle Forbidden Lands. E questi ci sono proprio indicati dal manuale, sono proprio dei frammenti di informazioni che il master può semplicemente fornire ai giocatori, o prendendoli dal manuale o semplicemente creandoli da sé mentre va, per creare ogni volta una lore sempre più dettagliata o addirittura sempre diversa a seconda delle avventure che stiamo giocando. Tra l'altro il manuale del master è quasi esclusivamente dedicato a spiegare questo sistema, perché richiede un minimo di preparazione, come potete immaginare. Quindi un gioco molto più puntato a quella che era la narrazione old school, storie classiche semplici ma con una possibilità di approfondimento veramente forte, e improntata anche molto sulla fantasia, talvolta sull'improvvisazione. Il sistema, come abbiamo detto, è lo Year Zero, a cui si aggiungeranno degli altri dadi perché
Per lo scheletro del sistema utilizzeremo la classica composizione Year Zero, ovvero abbiamo delle caratteristiche che ho qui le schede, quindi ve lo posso far vedere con facilità. Come vedete sono solo 4. Abbiamo una serie di abilità che possono essere supportate da dei talenti e dall'equipaggiamento. Da far notare, molto carino, che la nostra armatura è divisa in effettivamente armatura, scudo e elmo, quindi non più dato per scontato che li avete già equipaggiati nel set di armatura che comprate come in altri giochi fantasy, primo fra tutti D&D, e questo vuol dire che potremo avere effettivamente 3 tipi diversi di protezioni o di tipologie di armatura, ad esempio, che è carino. Quindi, come abbiamo detto, caratteristica più abilità ci darà il numero di D6 da tirare. Il successo si avrà facendo un 6, che sarà indicato sui dadi eventualmente con un simbolo diverso se comprate o avete i dadi appositi di Forbidden Lands. L'ugno segnato con un teschio perché non è immediatamente il successo critico, ma può voler significare brutte cose. Infatti, giocando a Forbidden Lands sarà anche possibile forzare il proprio tiro, ovvero ritirare una seconda volta, cercare con più impegno di portare a termine ciò che state facendo. Il problema è che quando in termine pushate il tiro, a questo punto il numero di teschi che fate nel tiro del dado, nel tiro dei dadi, conta e vorranno significare effetti particolarmente orribili: ferite, danni a caratteristiche, le vostre armi, che qui sono particolarmente importanti come il resto dell'equipaggiamento, che si rompono. Quindi in sostanza tutti effetti che non volete che vi capitino. Pushare il tiro quindi è notevolmente pericoloso, ma può trasformare delle situazioni critiche in interessanti successi. Dovremo utilizzare anche degli altri dadi che ci sono forniti appunto con il set base di Forbidden Lands. Sono dei D8, dei D10 e un paio di D12 che saranno utilizzati principalmente come cosiddetti dadi equipaggiamento, ovvero per stabilire il numero di determinati oggetti che abbiamo, come ad esempio il denaro, oppure potranno essere utilizzati insieme ai nostri dadi che tireremo per aggiungere effetti particolari o semplicemente indicare il vantaggio che ci dà un determinato equipaggiamento apposito in una determinata prova. Comunque lo scheletro del sistema resta lo Year Zero con i suoi D6 e anche con la sua caratteristica direi quasi principale, che è l'iniziativa che funziona a carte, che è presente in quasi tutti, dico quasi, i giochi della Free League. Ritornando alle schede, devo dire che a colpo d'occhio sono molto simili a quelle della quinta edizione, ma secondo me molto più coerenti, molto più facili da consultare e anche più, diciamo, carine all'occhio. Tutti gli elementi che ci possono servire ci sono tranquillamente presentati: caratteristiche, abilità, talenti, informazioni del personaggio, nostri punti esperienza, i nostri punti di volontà, tutte le informazioni con riguardo al nostro equipaggiamento e a tutte eventuali altri elementi che ci possono servire nel gioco, come potete qui tranquillamente vedere, la vostra cavalcatura o ad esempio equipaggiamento aggiuntivo. Come nella prima pagina ci sono presentate attraverso queste comode icone tutti i vari effetti negativi che possiamo da cui possiamo essere affetti, come ad esempio il freddo. Altro elemento caratteristico che è, diciamo, ricorrente in tutti i giochi della Free League, ma in Forbidden Lands potrebbe addirittura essere l'elemento principale della vostra avventura, è quello del rifugio. E l'abbiamo visto in molti altri giochi della Free League, ma qui stiamo parlando di vere e proprie fortezze o castelli. Sono convinto che ogni individuo, senza nessun tipo di distinzione, abbia diritto ad avere un castello, e fortunatamente in Forbidden Lands è possibile, però ve lo dovete meritare. Nel senso che o è una vecchia fortezza diroccata che trovate esplorando le Forbidden Lands, oppure è una struttura che vi guadagnate come dono, come ricompensa per una missione particolarmente difficile che è stata portata a termine, vi ritrovate con questa struttura che potete e dovete gestire a vostro piacimento, e funzionerà sia da vostra base operativa sia eventualmente da centro di altri momenti importanti del gioco, perché ad esempio
potrebbe trasformarsi la vostra campagna di Forbidden Lands, una volta ottenuta la fortezza, nella gestione della vostra piccola contea, del vostro villaggio con la vostra fortezza annessa, cosa che lo rimanda a alcune possibilità che c'erano nelle prime edizioni, soprattutto nella scatola rossa di D&D, dove i primi livelli erano di avventura e mano a mano si spostavano in una gestione politica dei vostri domini, fino ad avere effettivamente veri e propri regni e appunto fortezze sotto il vostro controllo, con tutti i vari soldati, contadini, abitanti, eccetera. E appunto abbiamo una scheda apposita per come vedete, la Stronghold, con questo spazio che è lasciato, anzi questi due spazi che sono lasciati a tutti gli elementi che potete inserire all'interno della vostra fortezza. La vostra fortezza può avere un'armeria, una forgia, tutta una serie di stanze che la specializzano per compiti diversi, e ovviamente la vostra fortezza va costruita, riparata e gestita, e quindi abbiamo una parte nella scheda che ci fornisce lo spazio per inserire tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per appunto intraprendere questa avventura di costruzione ma anche gestionale. Elemento molto interessante, devo dire, che rientra tanto nel ruolo quanto nel tecnico, e quindi non c'è rischio di annoiarsi come accade tristemente con la fine del DLC di Oblivion, quando ti dovevi costruire il tuo castello una volta che c'era, era finito e non te ne interessava più. Qui invece dovete continuare a gestire la vostra fortezza in mezzo alle vostre avventure, e perché no, magari può diventare, come ho detto, anche il centro delle vostre avventure. Pensate, un assedio, magari qualcuno che ve la vuole strappare, oppure siete voi che in primo luogo la dovete conquistare per ottenerla. Per quanto riguarda poi il vero e proprio nucleo dell'avventura, qua è lasciato molto alle idee, alla fantasia del master e del party. Sarete voi che deciderete come intraprendere le vostre avventure, sarete voi a decidere che livello di importanza hanno. Potreste essere un gruppo di avventurieri non troppo eroici che vogliono affrontare questo viaggio nelle Forbidden Lands esclusivamente per tornaconto personale, per l'oro, per le ricchezze. Potreste decidere però anche di essere i nuovi eroi che andranno a cercare e eventualmente, se ancora vivo, sconfiggere il mago malvagio che ha creato le Forbidden Lands e tutti i suoi servitori. Come specifica in maniera abbastanza chiara il manuale all'inizio, nella creazione del personaggio, non ho nominato razze e classi, ma in realtà sono molto standard, cioè trovate orchi, nani, elfi, umani, halfling, druidi, guerrieri, barbari, tutto quello che potete aspettare da un fantasy classico. Ci sono anche lupi mannari, ringraziando i furri ringraziano. Esatto, perfettamente. Questo lo metto, ok. Però viene specificato che voi, almeno all'inizio, non siete gli eroi delle Forbidden Lands, voi siete i predoni che si stanno preparando a andare a razziare i suoi tesori. Potreste decidere di diventare gli eroi, ma non è assolutamente detto. Una possibilità molto vasta di gioco che è classica del gioco di ruolo, diciamo old school, cosa che alcuni molto spesso non pensano, perché quando si pensa old school si pensa a stili di gioco molto più tecnici, ma in realtà no, la narrazione era una parte importante dell'old school, perché erano avventure quasi esclusivamente create dalle persone al tavolo. Per questo consiglio Forbidden Lands a una vasta pletora di soggetti: coloro a cui piace l'old school, coloro a cui piace il fantasy classico, perché più classico di così non ci si può spingere, ma anche chi vuole provare una prospettiva diversa, una prospettiva leggermente più classica appunto al gioco di ruolo, che può essere anche un'avventura interessante in questo periodo di giochi di ruolo con impostazioni molto particolari. Alcune volte ritornare al classico secondo me fa bene. Forbidden Lands lo potete comunque trovare tranquillamente in italiano, perché è distribuito in Italia ed è distribuito dalla Weird Edizioni. Spero di avervi interessato in questa mia piccola analisi di Forbidden Lands, un gioco molto interessante secondo me.
Io vi invito, se questo video vi è piaciuto, a mettere mi piace, condividerlo, passare dai nostri social. Abbiamo una pagina Facebook, un profilo Instagram e anche un gruppo di Telegram se volete unirvi per fare due chiacchiere direttamente con noi. Francesco dal Forno Sentenzia, chiudo.